Nuove GT3, grandi classiche, prototipi inediti e modelli destinati a far discutere. Il mondo delle slot car non si ferma praticamente mai. In questo nuovo video andremo a conoscere tutte le più importanti novità annunciate dai produttori, con alcune vetture che potrebbero ben presto diventare protagoniste sui nostri attuali circuiti. E tra telai professionali, pulsanti elettronici open source e riproduzioni davvero molto fedeli alla realtà, c'è sempre molto di più di una semplice nuova uscita da scoprire. Ciao, io sono Massimo e come sempre ti do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Tra anteprime, nuovi modelli e progetti tecnologici, ma soprattutto nuove vetture pronte per scendere in pista ed essere utilizzate proprio da te. Parleremo infatti delle ultime novità presentate proprio dai produttori, come ad esempio NSR, Sideways, Polycar, Slot It e molti altri. Vedremo moderne GT3, leggendarie vetture rally, Formula 1 storiche, protagoniste della categoria Gruppo C e modelli classici che stanno per fare il loro grande ritorno, chiaramente in scala ridotta 1.32. Ma ci sarà spazio anche per tecnica e innovazione, con componenti chiaramente dedicate alla tecnica e alla preparazione, ma anche con un sistema estremamente sofisticato e digitale open source. Insomma, le novità sono veramente molte e allora mettiti comodo e iniziamo subito con le novità del mese di agosto. Anche durante la pausa estiva in casa NSR i motori non si spengono del tutto. Il produttore italiano sta infatti preparando le prossime uscite previste per settembre, con 3 nuove decorazioni destinate ad arrivare molto presto sulle piste di slot. Le prime 2 novità riguardano la Porsche 997 GT3, proposta in altrettante versioni particolarmente colorate con livrea hippie psychedelic. Si tratta di grafiche che richiamano lo stile esuberante e anticonformista delle Porsche da competizione degli anni 70, reinterpretato questa volta sulla performante 997 GT3 di NSR. Il risultato è un mix molto interessante tra richiami storici ed impostazione moderna, capace di attirare sia i collezionisti sia chi ama portare in pista modelli dal forte impatto visivo. La terza novità è invece dedicata ad una vera icona delle competizioni GT, la Mosler MT900R. La vettura torna con una decorazione ispirata alla partecipazione a Brands Hatch del 2010, aggiungendo un nuovo capitolo alla lunga storia sportiva di questo modello all'interno del catalogo NSR. La Mosler è da sempre una delle slot car più apprezzate delle gare GT e questa nuova versione sarà sicuramente interessante per chi cerca un modello competitivo ma anche legato ad una livrea realmente utilizzata in gara. Le 3 slot car sono già disponibili in preordine con arrivo previsto per l'inizio di settembre. Gli appassionati delle GT NSR possono quindi già riservare i propri modelli e prepararsi alla ripartenza della nuova stagione di slot. Presto potremmo spingerci ancora oltre con la Corvette C8R di NSR. L'azienda italiana ha infatti annunciato l'arrivo, previsto per il mese di agosto, del nuovo telaio professionale NSR 1636, sviluppato appositamente per questo modello. Si tratta di una soluzione pensata per chi vuole superare i limiti del telaio originale ed ottenere una base di lavoro più evoluta, capace di offrire maggiori possibilità di regolazione e di messa a punto. Il nuovo telaio è progettato per ospitare il supporto motore Hypercar di NSR. Questo permetterà ai piloti di intervenire con maggior precisione sul posizionamento del supporto motore, sulla stabilità meccanica dell'insieme e più in generale sul comportamento dell'intera vettura in pista. In questo modo sarà possibile adattare la Corvette in maniera più accurata alle caratteristiche del tracciato, al tipo di assetto scelto e anche allo stile di guida del pilota. La disponibilità del nuovo telaio NSR 1636 è prevista per il mese di agosto. Esiste un progetto che merita davvero l'attenzione degli appassionati di slot racing elettronico e di fai da te. Si chiama eSpeed 32 ed è un pulsante elettronico open source. Sì, avete capito bene, open source. Questo pulsante è da costruire in autonomia, pensato per offrire un livello di personalizzazione difficilmente raggiungibile con un pulsante tradizionale. Il cuore del sistema è un SP32
È potente, economico e integra già connettività Wi-Fi e Bluetooth. Proprio grazie a questa piattaforma Speed 32 riesce ad andare ben oltre il concetto classico di comando analogico. Il progetto comprende un firmware dedicato, una connessione Wi-Fi integrata, una documentazione multilingue e soprattutto un'interfaccia di configurazione accessibile direttamente dal browser. Questo significa che regolazioni, aggiornamenti ed operazioni di diagnostica possono essere gestiti comodamente da computer, tablet o smartphone, senza la necessità di strumenti particolari. Le possibilità di configurazione sono davvero numerose. Si può ad esempio intervenire sul controllo PWM del motore, modificandone anche la frequenza, personalizzare la curva di accelerazione, regolare l'antipatinamento e gestire in maniera molto precisa il comportamento del freno. È inoltre presente un grilletto magnetico con calibrazione accurata, la possibilità di salvare profili differenti per ogni vettura, un sistema di backup e ripristino delle impostazioni e addirittura una sezione dedicata alla telemetria. Anche l'aggiornamento del firmware può essere eseguito direttamente dall'interfaccia utente, rendendo il sistema molto più semplice da mantenere e da evolvere nel tempo. L'aspetto forse più interessante però è la filosofia aperta che sta alla base dell'intero progetto. Il codice sorgente, i file, gli schemi e la documentazione sono messi a disposizione di tutti. Ogni appassionato può quindi studiare il sistema, modificarlo e adattarlo alle proprie esigenze. È un approccio che richiama un po' le origini dello slot, quando sperimentazione, modifiche artigianali e soluzioni costruite in casa erano parte integrante di questa passione. Naturalmente Speed 32 è un progetto rivolto soprattutto a chi possiede una certa familiarità con l'elettronica, la stampa 3D e, perché no, anche l'assemblaggio fai da te. Per conoscere meglio Speed 32 è possibile visitare il sito ufficiale speed32.com. Da lì si possono anche scaricare i file necessari per la realizzazione, compresi quelli della scocca e della parte elettronica. Gli appassionati di rally stanno per vedere arrivare due nuove riproduzioni davvero interessanti firmate Scale Auto. Sono infatti aperti i preordine delle Mitsubishi Evo 6 del Rally di Nuova Zelanda 1999, proposti in versione R con due differenti referenze, la numero 1 identificata come SC6371R e la numero 2 con codice SC6372R. Si tratta di due modelli ispirati alle vetture ufficiali schierate da Mitsubishi Rally Art in una delle gare più spettacolari del campionato del mondo rally del 1999. Il Rally di Nuova Zelanda è sempre stato una prova molto particolare. Le velocissime strade sterrate mettevano alla prova non soltanto il talento dei piloti, ma anche la stabilità e l'efficacia delle vetture. In quell'edizione la Mitsubishi Lancer Evo 6 riuscì ad esprimere tutto il suo potenziale. La vettura numero 1, affidata a Tommi Mäkinen, conquistò la vittoria, mentre la numero 2, guidata da Freddy Loix, portava in gara la celebre livrea Marlboro Mitsubishi Rally Art. Per questa nuova serie Scale Auto ha scelto la configurazione R-Version, pensata per unire una riproduzione fedele dal punto di vista estetico ad una meccanica adatta anche all'utilizzo in pista. Entrambi i modelli sono equipaggiati con telaio R2.0 e trasmissione integrale, una soluzione particolarmente interessante per chi cerca maggiore trazione e stabilità. Il supporto motore RT3 è montato in configurazione Angle Winder ed ospita un motore SC0027 da 18.000 giri al minuto. La dotazione comprende inoltre cerchi posteriori in alluminio, assi in acciaio temprato e pneumatici RT. Nel complesso si tratta di una configurazione studiata per offrire una buona motricità ed un comportamento equilibrato, soprattutto su tracciati dove la trazione integrale può fare davvero la differenza. Queste due Mitsubishi Evo 6 sapranno quindi attirare sia i collezionisti sia gli appassionati di rally. Se siete piloti alla ricerca di una vettura a 4 ruote motrici performante e pronta per la pista, allora i preordini sono già aperti presso i distributori Scale Auto. Dopo aver alimentato la curiosità con un primo teaser pubblicato nei giorni scorsi, Scale Auto ha finalmente svelato i 4 nuovi modelli destinati ad ampliare la propria gamma rally in scala 1.32. Il produttore spagnolo aveva anticipato una presentazione esclusiva presso l'Aerosport Club, mostrando soltanto le sagome delle nuove vetture ancora coperte da un telo. Ora però il mistero è stato
finalmente svelato. Per il 2027 Scale Auto introdurrà 4 nuove referenze appartenenti a diverse epoche e categorie del mondo del rally. L'annuncio conferma la volontà del marchio di costruire una gamma sempre più completa, capace di rappresentare le generazioni e le categorie più importanti della disciplina. Durante la presentazione Scale Auto ha inoltre fornito nuovi aggiornamenti su 2 modelli annunciati lo scorso anno, l'Audi S1 e l'Audi S1 E2. Sono state mostrate le prime livree commerciali e l'arrivo sul mercato è previsto nel corso del 2026. Tra vetture storiche, kit car, VRC e modelli appartenenti alle più recenti categorie Rally 1 e Rally 2, Scale Auto continua quindi ad investire con decisione nel proprio universo rally in scala 1.32. Una gamma che si preannuncia sempre più varia ed interessante, capace di attirare sia gli appassionati della storia del rally, sia chi segue con attenzione le competizioni più moderne. Slot ha presentato il prototipo della futura Porsche 956 KH numero 1, ispirata alla vettura protagonista della 1000 km di Spa-Francorchamps del 1983. Il modello riproduce una delle Porsche più rappresentative dell'epoca gruppo C, rese immediatamente riconoscibile dalla celebre livrea Rothmans. La vettura ufficiale era affidata a 2 nomi leggendari dell'endurance, Jackie X e Jochen Mass. All'inizio della stagione 1983 la Porsche 956 rappresentava il punto di riferimento assoluto nel campionato del mondo Endurance. Il suo progetto aerodinamico rivoluzionario, unito ad un'efficienza straordinaria, le permetteva di dominare le gare e di stabilire nuovi standard tecnici per l'intera categoria. Proprio per questo la 956 è ancora oggi considerata una delle vetture più iconiche nella storia del gruppo C. La futura riproduzione Slot It si preannuncia quindi come un modello di grande interesse, capace di conquistare sia gli appassionati delle gare endurance storiche sia i collezionisti legati alle Porsche più celebri degli anni 80. Gli appassionati del DTM hanno un nuovo modello da tenere d'occhio. Slot ha infatti pubblicato la prima immagine del prototipo della futura Mercedes C-Class numero 16, protagonista della stagione DTM e ITC del 1995. Il codice annunciato è il CA53C. Questa nuova riproduzione andrà ad ampliare la già apprezzata gamma Classic DTM del marchio italiano, che comprende diverse Mercedes C-Class dedicate alle stagioni 1994 e 1996. Con il modello del 1995 Slot aggiunge quindi un altro importante tassello a una delle epoche più spettacolari e tecnologicamente avanzate del turismo tedesco. In quegli anni le Mercedes C-Class si confrontavano con avversari del calibro di Alfa Romeo 155 V6T e Opel Calibra V6. Non si trattava più di semplici berline derivate dalla produzione, erano veri e propri prototipi da competizione nascosti sotto carrozzerie apparentemente simili ai modelli stradali e dotati di soluzioni tecniche estremamente sofisticate. Prestazioni aerodinamiche ed elettronica avevano raggiunto livelli altissimi, contribuendo a rendere quella fase del DTM una delle più affascinanti nella storia della categoria. Per il momento Slot ha mostrato soltanto le immagini del prototipo, non sono ancora state comunicate né la data di uscita né le caratteristiche tecniche definitive. Ci sarà quindi ancora da aspettare, ma questa Mercedes C-Class numero 16 si preannuncia già come una nuova proposta molto interessante per gli appassionati delle grandi vetture turismo degli anni 90. Avanslot amplia la propria gamma dedicata alle GT3 con la nuova Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo in scala 1.32. Il produttore spagnolo ha mostrato per il momento una versione di presentazione in attesa di svelare le prime livree da gara definitive. La vettura reale, introdotta nel 2024, rappresenta l'evoluzione della Vantage GT3 apparsa nel 2019. Rispetto alla generazione precedente, la nuova Evo presenta numerosi aggiornamenti tecnici. L'aerodinamica è stata rivista, il raffreddamento è stato migliorato e anche il comparto sospensioni è stato sviluppato per offrire maggiore stabilità ed efficacia nei principali campionati GT internazionali. Nel mondo dello slot racing l'Aston Martin Vantage è già una presenza molto conosciuta. Marchi come NSR, Scalextric e Carrera hanno infatti già proposto la versione precedente, mentre Avanslot si posiziona ora tra i primi produttori a riprodurre in scala 1.32 il modello Evo più recente. Ma
questa nuova uscita è interessante anche per un altro motivo. In occasione del proprio 20° anniversario, Avant Slot ha pubblicato un video speciale che apre le porte dei suoi laboratori e mostra passo dopo passo come nasce proprio questa nuova Aston Martin. Il filmato segue tutte le principali fasi del processo produttivo. Si parte dalla progettazione digitale dei primi prototipi per poi passare alla verniciatura, ai controlli di qualità e all'assemblaggio finale. È un viaggio molto interessante perché permette di capire quanto lavoro ci sia realmente dietro la realizzazione di una slot car. Ogni modello nasce da ore di sviluppo, prove, correzioni e verifiche. Tecnologie moderne e competenze artigianali lavorano insieme con l'obiettivo di ottenere una riproduzione precisa, affidabile e fedele alla vettura originale. Il video dimostra anche quanto sia sbagliato pensare che per costruire una slot car basti semplicemente premere un pulsante. Ogni fase richiede esperienza, precisione e una grande attenzione ai dettagli, dalla prima idea fino all'ultimo componente montato. Avant Slot mostra così il lato meno visibile della produzione, quello fatto di passione, competenza e cura artigianale. Ed è proprio questo lavoro, spesso nascosto agli occhi del pubblico, che permette ad un nuovo modello di arrivare sulle nostre piste con il livello di qualità che gli appassionati si aspettano. L'arrivo della Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo presso i rivenditori specializzati non dovrebbe ormai essere lontano. Resta quindi da attendere la presentazione delle prime livree ufficiali che renderanno questa novità ancora più interessante per gli appassionati di GT moderne e di competizioni internazionali. In occasione del 60° anniversario di Thunderbirds, Scalextric rende omaggio ad uno dei veicoli più iconici dell'intera serie. La protagonista è la celebre Fab 1 di Lede Penelope, proposti in una speciale edizione commemorativa con codice C4579A. Per questa versione Scalextric ha scelto una spettacolare finitura rosa cromata, capace di trasformare la famosa limousine in un vero oggetto da collezione. Il modello resta fedele al veicolo originale, visto nella serie televisiva, e conserva tutti gli elementi che lo hanno reso immediatamente riconoscibile. Ritroviamo quindi la lunga ed elegante carrozzeria, le caratteristiche 6 ruote e naturalmente Parker al volante. La riproduzione è stata curata con grande attenzione ai dettagli, proprio per conquistare sia gli appassionati di Thunderbirds sia i collezionisti dei modelli Scalextric. La particolare finitura cromata dona alla Fab 1 una presenza davvero unica e rende questa edizione una delle proposte più originali previste nella gamma 2026. È un modello pensato per essere esposto in vetrina, ma anche per scendere in pista accanto alle altre vetture da collezione. La Scalextric Fab 1 Thunderbirds Chrome Edition, con referenza a C4579A, è già disponibile in preordine. Le prime consegne sono previste per l'autunno del 2026. Carrera amplia il proprio catalogo in scala 1.32 con 3 nuove GT3 dedicate agli appassionati di endurance e competizioni moderne. Le novità comprendono 2 Porsche 911 GT3R con livree recenti e una spettacolare Mercedes AMG GT3 Evo schierata dal team Get Speed. 3 modelli che portano in pista squadre ormai molto conosciute nel panorama internazionale. La prima Porsche 911 GT3R riproduce la livrea Wright Motorsports, squadra statunitense fondata nel 2000 e diventata nel tempo uno dei principali punti di riferimento Porsche nelle competizioni americane. Il team è presente sia nel campionato IMSA che nelle più importanti gare endurance ed ha costruito il proprio prestigio grazie alla grande costanza di risultati e alle numerose vittorie ottenute nelle categorie GT. Questa livrea celebra l'impegno della squadra con la generazione 992 della Porsche 911 GT3R, una vettura che rappresenta perfettamente l'esperienza del marchio di Stoccarda nelle gare di durata. La seconda novità è la Porsche numero 23 di Phantom Global Racing, protagonista della 1000 km di Suzuka del 2025. La squadra divide la propria attività tra Europa e Asia e si affida a piloti di alto livello per partecipare alle più importanti competizioni riservate alle vetture GT. La gara di Suzuka ha segnato il ritorno di una delle grandi classiche dell'endurance giapponese. In quell'occasione la Porsche di Phantom Global Racing si è distinta anche per la sua elegante livrea nera, capace di attirare immediatamente l'attenzione degli appassionati. La terza proposta è dedicata alla Mercedes AMG GT3 Evo numero 17 di Get Speed. Il team tedesco, fondato nel 2016 con sede al Nürburgring, è cresciuto rapidamente fino a diventare una delle realtà più importanti dell'endurance europea.
Godspeed partecipa regolarmente alla 24 ore nel Nürburgring, al GT World Challenge e a numerosi campionati internazionali. Questa Mercedes AMG GT3 Evo rappresenta quindi molto bene la crescita della squadra e il suo impegno ai massimi livelli delle competizioni GT moderne. Con queste 3 nuove uscite, Carrera continua a proporre riproduzioni ispirate alle vetture più interessanti dell'attualità sportiva. Un mix di team prestigiosi, livree contemporanee e modelli capaci di rendere ancora più ricche e realistiche le griglie di partenza dei nostri circuiti domestici. Le immagini ufficiali confermano finalmente quello che molti appassionati stavano aspettando: la nuova gamma Mustang GTO di Revoslot sta prendendo forma. E lo fa con tutto il fascino delle grandi GT americane, quelle vetture potenti, spettacolari e immediatamente riconoscibili che hanno segnato un'epoca del motorsport statunitense. Anche dal punto di vista delle tempistiche arrivano buone notizie. I modelli sono annunciati entro la fine dell'estate e i preordini sono già aperti. Questo significa che il progetto ormai è entrato nella sua fase finale e che le prime consegne non dovrebbero tardare molto. Come da tradizione al Revoslot, grande attenzione è stata dedicata anche alle livree. Le decorazioni riprendono infatti lo spirito delle competizioni americane, con grafiche ispirate alle stagioni più affascinanti del GT statunitense. Una scelta che rende questi modelli interessanti sia per i collezionisti sia per chi preferisce portarli subito in pista e sfruttarli senza troppi riguardi. Ed è proprio questo uno dei punti di forza di Revoslot: riuscire a combinare una buona qualità di finitura con modelli pensati per essere realmente utilizzati. L'arrivo della Mustang GTO si inserisce inoltre in un periodo particolarmente dinamico per il marchio. Revoslot sembra infatti voler accelerare sul fronte delle novità, proponendo vetture iconiche capaci di rinnovare le griglie di partenza e allo stesso tempo mantenendo quel livello costruttivo che ha contribuito alla reputazione del brand. Una strategia chiara quindi: riportare in pista modelli dal forte valore storico e sportivo senza rinunciare alla qualità e al piacere di guida. E questa nuova Mustang GTO sembra avere tutte le caratteristiche per diventare una delle protagoniste più interessanti delle prossime uscite. Sideways continua ad ampliare il proprio catalogo con 2 nuove slot car in arrivo entro la fine del mese. 2 modelli molto diversi tra loro, ma entrambi capaci di attirare l'attenzione degli appassionati. Da una parte una GT moderna, protagonista dell'endurance contemporanea, dall'altra una vera icona delle competizioni storiche. La prima novità è la Ferrari 296 GT3 numero 54 di AF Corse nella livrea Vista. Il modello identificato con codice SW Car 11D riproduce la vettura vincitrice della categoria LM GT3 alla 6 ore di Fuji del 2024. Si tratta quindi di una scelta molto attuale, dedicata ad una delle GT più competitive e rappresentative della stagione Endurance. La Ferrari 296 GT3 ha infatti confermato ancora una volta il livello raggiunto dal progetto sportivo del marchio di Maranello, e questa versione Sideways porta in pista una livrea legata ad un successo particolarmente importante. La seconda novità ci porta invece indietro nel tempo fino al 1976. Parliamo della BMW 3.5 CLS Gruppo 5 numero 42, nella celebre decorazione Gitane, protagonista della 24 ore di Le Mans. Il codice è SW87 e il modello richiama immediatamente l'epoca d'oro del Gruppo 5, vetture spettacolari, estreme e ancora oggi amatissime dagli appassionati. Con le sue linee aggressive e una livrea entrata nella storia, questa BMW ha tutte le caratteristiche per diventare un modello molto ricercato, sia da chi ama utilizzarli in pista, sia da chi preferisce esporli in vetrina. Le 2 nuove uscite sono già disponibili in preordine e arriveranno presso i rivenditori Sideways entro la fine del mese. Ancora una volta il marchio francese conferma una strategia molto apprezzata: affiancare modelli contemporanei alle grandi protagoniste della storia dell'endurance. Un equilibrio che permette al catalogo Sideways di parlare sia agli appassionati delle competizioni moderne, sia a chi continua a sognare le gare e le vetture del passato. Gli appassionati di slot car classiche avranno presto un nuovo modello molto interessante da tenere d'occhio. Mr. Slot Car ha infatti mostrato il primo prototipo della futura Mercedes 300 SL, una novità che si candida già a diventare uno dei modelli più importanti del prossimo catalogo del marchio. Le prime immagini permettono di apprezzarne il grande lavoro svolto sulla riproduzione. Il prototipo mostra una Mercedes 300 SL
con carrozzeria color crema impreziosita da una doppia fascia blu che attraversa il cofano e prosegue fino al tetto. A completare il modello troviamo i cerchi blu, decorazioni molto pulite ed una serie di dettagli particolarmente curati. Nella parte anteriore spiccano la griglia cromata con la stella Mercedes, le prese d'aria laterali e i tergicristalli applicati separatamente. Anche se si tratta ancora di un prototipo dipinto a mano, il livello di finitura appare già molto avanzato. Questo primo modello riproduce la vettura numero 6, protagonista del Gran Premio di Buenos Aires del 1958. La combinazione tra cerchi blu e doppia fascia centrale dona alla vettura un carattere davvero particolare, pur mantenendo intatta l'eleganza della celebre coupé tedesca. Mr. Slot Car ha inoltre annunciato altre 2 livree storiche, entrambe ispirate alla carriera sportiva della Mercedes 300 SL. La prima sarà la numero 18, vincitrice della 12 ore di Sebring del 1957. Questa versione sarà proposta in una particolare tonalità rosso mattone, un colore originale che mette molto bene in risalto le linee della vettura. La seconda sarà invece la numero 446 della 1000 miglia del 1955. In questo caso ritroveremo la classica livrea argento, immediatamente legata alla tradizione delle celebre frecce d'argento Mercedes. Il produttore ha precisato che i modelli mostrati sono ancora prototipi dipinti a mano. Le versioni definitive di serie potrebbero quindi presentare qualche piccola differenza, ma l'aspetto generale dovrebbe rimanere molto vicino a quello visto nelle prime immagini. Una cosa però sembra già certa: con queste 3 livree storiche la Mercedes 300 SL di Mr. Slot Car ha tutte le caratteristiche per diventare una delle novità più apprezzate dagli appassionati di slot car classico. Resta soltanto da conoscere la data ufficiale di commercializzazione. Flycar Model presenta una nuova riproduzione destinata a conquistare gli appassionati delle grandi sportive italiane del passato. Si tratta dell'Alfa Romeo Giulia TZ2 del team belga VDS Racing, schierata nel 1967 ed affidata a Serge Trosche e Teddy Pilet. A metà degli anni 60 la Giulia TZ2 rappresentava una delle espressioni più raffinate della produzione sportiva Alfa Romeo. Sviluppata da Autodelta e disegnata da Zagato, nasceva come evoluzione della Giulia tubolare e si distingueva per una carrozzeria estremamente aerodinamica, una struttura leggera e un'efficacia sorprendente nelle competizioni endurance. Nel 1967, mentre i nuovi prototipi Alfa Romeo tipo 33 iniziavano a scrivere un nuovo capitolo nella storia sportiva del marchio, il team VDS Racing continuava a sfruttare il grande potenziale della TZ2. La vettura utilizzava il telaio numero 750116 ed era affidata a 2 piloti belgi di grande valore, Serge Trosche e Teddy Pilet. La Giulia TZ2 prese parte a diverse importanti competizioni internazionali, confrontandosi con vetture molto più potenti ed appartenenti a categorie superiori. Il risultato più prestigioso arrivò a Spa-Francorchamps, dove conquistò un eccellente nono posto assoluto, un risultato ancora più significativo considerando la presenza di avversarie come Porsche 910, Ferrari 330 P4, Ford GT40 e Lola T70. La TZ2 rimane ancora oggi un autentico capolavoro di stile e tecnica. È stata una delle ultime grandi vetture sportive sviluppate da Autodelta, prima dell'arrivo dei prototipi tipo 33, e la sua linea unica, la rarità e la carriera agonistica l'hanno resa una delle Alfa Romeo da competizione più ricercate in assoluto. Con questa nuova realizzazione Flycar Model rende omaggio ad una vettura straordinaria, proponendo una riproduzione attenta ai dettagli e pensata per riportare sulle nostre piste tutta l'eleganza e lo spirito sportivo di una vera leggenda italiana. La famiglia delle Formula 1 classiche di Polycar è pronta ad accogliere una nuova protagonista. Il marchio italiano ha infatti presentato il prototipo della BRM P160 numero 14, utilizzata da Jo Siffert durante le prove del Gran Premio d'Austria del 1971. Dopo aver già proposto diverse versioni della BRM P160, Polycar continua quindi ad approfondire la storia di questa monoposto leggendaria, scegliendo stavolta una configurazione meno conosciuta ma molto interessante dal punto di vista storico. Il modello riproduce infatti la vettura impiegata nelle sessioni di prova sul velocissimo circuito di Spielberg.
Una scelta particolare pensata soprattutto per gli appassionati di Formula 1 storica e per chi ama le riproduzioni legate a momenti specifici della carriera sportiva di una vettura. Dal punto di vista tecnico, la nuova BRM seguirà la stessa impostazione delle altre monoposto Polycar. Troveremo quindi il telaio specifico dedicato alla gamma Formula 1, abbinato al motore Slim Long da 20.000 giri al minuto, montato in configurazione inline. Il sistema di trasmissione sarà quello sviluppato appositamente dal costruttore per questa serie, con l'obiettivo di offrire un comportamento coerente con lo stile delle monoposto classiche da slot racing. Per il momento Polycar ha mostrato soltanto il prototipo. La BRM P160 numero 14 del GP di Spielberg del 1971 è prevista per il quarto trimestre del 2026. Ci sarà quindi ancora qualche mese da aspettare prima di poterla vedere schierata sulle griglie di partenza dei nostri circuiti. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra le più importanti novità del mondo delle slot car. Come sempre fatemi sapere nei commenti quale di questi modelli vi ha colpito di più e quale vorreste vedere presto sulle vostre piste. Se il video vi è piaciuto, avete trovato i contenuti interessanti, come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi aggiornamenti del canale Slot Car Tech. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a fine video e vi auguro una splendida estate piena di relax, divertimento e naturalmente tante bellissime gare. Un saluto a tutti e come sempre ci rivedremo qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.